Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Questo sarà un video un po' diverso dal solito, non sarà infatti di carattere formativo, ma vogliamo presentarvi un caso studio, ovvero il portafoglio di investimento che un cliente, insospettito dalle performance un po' scarse che stava ottenendo negli ultimi anni, ci ha fatto analizzare. Una volta analizzato il portafoglio, che vi garantisco essere un caso reale, ci siamo resi conto che si tratta a tutti gli effetti di un portafoglio disastroso, creato solo per far guadagnare la banca ed il promotore. Il portafoglio che vi mostrerò tra poco potrebbe rispecchiare la situazione di molti investitori che si affidano alla propria banca per investire i propri risparmi. Per cui mettetevi comodi e rimanete fino alla fine. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Bene, chiaramente per questioni di privacy alcune informazioni relative al cliente verranno omesse o modificate. Ad ogni modo queste non influiscono sulla strategia di investimento scelta dal promotore e dei risultati stessi dell'analisi. Inoltre preferiamo non citare il nome dell'intermediario, anche se in realtà tutto quello che vi riporterò è dimostrabile tramite i rendiconti trimestrali ricevuti dal cliente. Il nostro obiettivo non è chiaramente quello di diffamare l'intermediario in questione, ma solamente quello di fare più chiarezza e riportare solo fatti reali. Ad ogni modo preferiamo evitare complicazioni future. Sappiate solo che si tratta di una banca di investimento molto importante e conosciuta su tutto il territorio nazionale. In alcuni casi verranno messi anche i nomi e i codici dei fondi e degli strumenti finanziari utilizzati, perché come potete immaginare sono di proprietà dell'intermediario. Bene, passiamo quindi a creare un breve profilo dell'investitore in modo tale da inquadrare la sua situazione ed il contesto attorno al quale è stato sviluppato il portafoglio di investimento. L'investitore, che chiameremo Marco, ha tra i 65 e i 70 anni, è laureato ed ha lavorato come libero professionista fino alla pensione. Da qualche anno riceve infatti un assegno pensionistico piuttosto buono che gli permette di pagarsi tutte le spese e farsi un viaggio ogni tanto. Marco inoltre ha accumulato negli anni un discreto patrimonio, di cui una parte è mantenuto in liquidità ed il restante è stato suddiviso in due parti più o meno uguali ed è investito con due intermediari distinti. Oggi analizzeremo uno dei due portafogli di investimento che per semplicità consideriamo pari a 400.000 euro. Entriamo quindi un po' più nel dettaglio del servizio sottoscritto da Marco con l'intermediario. Marco ha infatti sottoscritto nel 2018 un servizio di consulenza evoluta, ormai proposto da quasi tutte le banche ed intermediari. Questo servizio non consiste semplicemente nella creazione di un portafoglio modello che rispetta il profilo di rischio e l'orizzonte temporale dell'investitore, ma si pone come un servizio dedicato a quei clienti che mirano ad un'analisi più approfondita e ad una personalizzazione nella gestione del proprio patrimonio finanziario. Questo approccio parte quindi da un'analisi dettagliata del patrimonio del cliente, per poi procedere con la valutazione dei bisogni finanziari e la pianificazione della strategia di investimento più efficace per realizzarli. Insomma, quello che le banche chiamano consulenza evoluta è sostanzialmente il metodo di lavoro che utilizzo normalmente per la creazione dei portafogli dei miei clienti ed è semplicemente il modo corretto per creare una pianificazione finanziaria personalizzata ed efficiente. Più nel dettaglio, questo metodo prende il nome di Goal-Based Investing e ne abbiamo parlato in un video specifico. Se ve lo siete perso, trovate il link qui in alto a destra e in descrizione. Bene, questo servizio offerto dalla banca chiaramente non è gratuito. Molti infatti pensano che investire con la propria banca non costi nulla, in realtà è tutt'altro che vero. Il servizio di consulenza evoluta offerto dalla banca ha un costo pari all'1,20% della ricchezza finanziaria amministrata, quindi 400.000 euro. In termini assoluti la parcella ogni anno è quindi di 4.800 euro. Facciamo quindi un rapido confronto tra la parcella dell'intermediario e quella di un consulente finanziario autonomo, come potrei essere io. Per un capitale da 400.000 euro, generalmente un consulente finanziario autonomo chiede una parcella tra lo 0,7 e lo 0,8% del capitale, quindi più o meno pari a 3.000 euro. Questo significa per il cliente già un risparmio di circa 1.800 euro all'anno rispetto all'intermediario. Entriamo a questo punto un po' più nel dettaglio della strategia di investimento sviluppata dal consulente bancario per Marco. Trattandosi di una consulenza evoluta che pone le basi sugli obiettivi del cliente, la strategia di investimento prevede la suddivisione del capitale in 6 macro aree, il cui profilo di rischio e di potenziali rendimenti aumentano progressivamente.
ovvero protezione, liquidità, riserva, previdenza, investimento ed extra rendimento. Il portafoglio di Marco è stato sviluppato nel 2018 e allora l'intermediario aveva identificato due macro aree su cui allocare il capitale, ovvero riserva e investimento, e da allora non sono più state modificate. Alla riserva viene assegnato il 13% del capitale, all'investimento l'84% ed il restante 3% viene mantenuto in liquidità. Ora non entro nel dettaglio di questa suddivisione, in quanto non ho a disposizione tutte le informazioni per stabilire se questa ripartizione rispettava le esigenze di Marco. Ad ogni modo immagino che l'intermediario gli abbia fatto compilare una sorta di questionario da cui deriva questa suddivisione del capitale. Prendiamola quindi per buona. L'unica cosa che non capisco è il 3% di capitale liquido del quale non ci sarebbe la necessità, in quanto Marco dispone già di un piccolo fondo per le emergenze e le spese quotidiane. La pianificazione del portafoglio prevederebbe anche una sezione dedicata alla protezione, previdenza e all'extra rendimento, che però non sono state utilizzate e lo trovo corretto vista l'età e la situazione del cliente. L'asset allocation complessiva del portafoglio prevede circa il 30% investito nel settore azionario, il 55% nell'obbligazionario ed il restante 15% in strumenti monetari. Non sono presenti strumenti finanziari che investono in materie prime come l'oro o strumenti più volatili come le criptovalute. Diciamo che comunque in linea di massima la composizione macroscopica del portafoglio la vedo in linea con il profilo dell'investitore. Entriamo a questo punto più nel dettaglio dei due sottoportafogli associati all'area riserva e all'area investimento. Vi anticipo che il profitto ottenuto dal cliente dalla data di sottoscrizione ad oggi ve lo dirò solo alla fine. Prima analizziamo i due portafogli dal punto di vista della composizione e dei costi. Partiamo quindi con l'area riserva e scopriamo che il portafoglio è composto da 4 fondi di investimento attivi, giustamente tutti obbligazionari, sia corporate che governativi, oltre a strumenti del mercato monetario. Sono tutti ad accumulazione con profilo di rischio molto basso. Fin qui quindi tutto corretto. Ovviamente 3 fondi su 4, quelli che ho oscurato, sono di proprietà dell'intermediario con un evidente conflitto di interesse. Però la cosa che mi ha lasciato più sconcertato è che 2 fondi hanno un controvalore rispettivamente di circa 13 e 6 euro su un capitale complessivo di 400.000 euro. Quale sarebbe lo scopo di questi 2 fondi? In tutta onestà non sono riuscito a capirlo. Passiamo quindi ai costi e alle commissioni. Ci sono chiaramente dei costi d'entrata che hanno un peso complessivo del 2,32%, c'è comunque da dire che si tratta di costi che il promotore potrebbe aver scontato in fase di sottoscrizione, però trattandosi di un portafoglio sviluppato ormai 6 anni fa, diventa difficile per il cliente risalire a tutti i dati. Ci sono dei costi correnti per la gestione dei fondi attivi pari all'1,77%, che equivalgono a circa 920 euro ogni anno. Sono presenti poi delle commissioni di performance che arrivano fino al 15% ed infine dei costi di uscita, relativamente bassi ma comunque presenti. Partiamo con il sottoportafoglio associato all'area investimento. Questo è un po' più complesso e qui il promotore ha dato veramente il meglio di sé. Anzitutto il portafoglio è composto da 2 gestioni patrimoniali e da 6 fondi di investimento attivi. Relativamente alle gestioni patrimoniali, per chi non le conoscesse, abbiamo pubblicato un video sul canale in cui ne abbiamo parlato in modo molto approfondito e trovate il link qui in alto a destra e in descrizione. Ad ogni modo si tratta di una forma di investimento mediante la quale il risparmiatore, tramite la sottoscrizione di un contratto, affida la gestione del proprio patrimonio ad una società specializzata ad operare per suo conto sul suo denaro. L'intermediario decide quindi in autonomia come investire il capitale del cliente tramite una gestione che in teoria dovrebbe essere personalizzata e creata su misura per il cliente. Ovviamente è inutile dire che in questo caso si tratta di gestioni patrimoniali preconfezionate dall'intermediario e di certo non personalizzate sulle esigenze del cliente. Abbiamo detto che le gestioni patrimoniali sono 2. La prima, su cui è allocato oltre il 40% del capitale del sottoportafoglio, è composta da ben 62 fondi di investimento attivi con un asset allocation a cui corrisponde un 30% del capitale allocato in fondi azionari ed il 70% in fondi obbligazionari. La seconda gestione patrimoniale, a cui è affidato circa il 15% del capitale di questo portafoglio, viene proposto dall'intermediario come uno strumento tattico per cogliere determinati trend o temi dominanti di mercato, consentendo un'ulteriore diversificazione del portafoglio al fine di generare un extra rendimento.
Di fatto questa gestione patrimoniale è composta da 16 fondi attivi flessibili, la cui strategia di investimento non è chiara. Ad ogni modo, non vi anticipo il profitto ottenuto complessivamente dal portafoglio, però la performance di questa gestione patrimoniale strategica e sviluppata per ottenere un extra rendimento dal 2018 è stata del meno 14,3%. Procedendo con il portafoglio troviamo 6 fondi di investimento attivi, sia azionari che obbligazionari e geograficamente distribuiti sia a livello globale che sui mercati emergenti. Inoltre 2 fondi sono emessi dall'intermediario stesso. Passando quindi ai costi, abbiamo ovviamente dei costi di entrata che sul singolo fondo arrivano fino al 5% e delle commissioni di gestione che mentre per le gestioni patrimoniali sono pari al 2,77%, per i fondi vanno dallo 0,88 al 2,91%. Inoltre sui 2 fondi emessi dall'intermediario ci sono le commissioni di performance del 10 e 20%, oltre alle commissioni di chiusura che arrivano fino all'1% del controvalore. Relativamente alle gestioni patrimoniali non ho riportato alcune voci perché difficili da reperire. Tenete comunque presente che molto probabilmente ci sono sia i costi di entrata che d'uscita. Bene, complessivamente il costo di gestione annuo di questo sottoportafoglio è di 7.929 euro, pari al 2,36%, a cui chiaramente va sommata la parcella del promotore dell'1,2%. A questo punto siamo pronti a tirare le somme e capire quanto è stato profittevole questo portafoglio negli ultimi anni. Ricapitolando, l'area riserva copre il 13% del capitale totale per un valore di 52.000 euro. I costi correnti annui sono dell'1,77% del controvalore investito, che dal 2018 sono approssimativamente pari a 5.060 euro. Il profitto generato da questo sottoportafoglio dalla sottoscrizione è stato dello 0,51%, a cui corrisponde un profitto totale netto di ben 265 euro, circa 20 volte meno il costo per ottenerlo. Passiamo all'area investimento, fiore all'occhiello del promotore che l'ha creato. Il capitale investito in questo sottoportafoglio è di 336.000 euro, pari all'84% del capitale totale. Il costo corrente annuo è del 2,36% che in 5 anni e mezzo dalla sottoscrizione nel 2018 ha generato un costo totale approssimativamente pari a 43.600 euro. Volete sapere a quanto ammonta il profitto? Bene, il profitto complessivo è lo 0,16% del capitale investito, approssimativamente 540 euro, pari a circa un ottantesimo della cifra spesa per ottenerli. Complessivamente quindi il profitto del portafoglio è stato di 805 euro ed il costo di gestione degli strumenti finanziari è stato di 48.660 euro. Non ho tenuto conto dei costi di entrata in quanto non sono certo che siano stati effettivamente pagati e delle eventuali commissioni di sovraperformance, ammesso che ce ne siano state. Bisogna però aggiungere la parcella del consulente e dell'intermediario dell'1,2% all'anno, che come abbiamo visto ad inizio video è pari a 4.800 euro, che per 5 anni e mezzo equivale ad altri 26.400 euro. Complessivamente il costo totale dell'investimento è quindi di 75.000 euro. Mi rendo conto che sembrino cifre assurde, però se ci ragioniamo un portafoglio con un asset allocation di questo tipo mediamente può rendere il 3, 4, 5% all'anno. 75.000 euro in 5 anni e mezzo significa che approssimativamente è costato circa 13-14.000 euro all'anno, che rapportati ad un capitale di 400.000 euro equivale ad un costo complessivo del 3,5% all'anno. Capite quindi che il problema non è tanto l'asset allocation sbagliata, ma nei costi che erodono completamente i potenziali profitti ottenibili. In poche parole Marco ha affidato 400.000 euro all'intermediario, il quale ne ha ricavato un profitto di circa 75.000 euro, più o meno il 19%, mentre Marco ne ha ricavato solamente 800 euro, ovvero lo 0,2%. Vi rendete quindi conto che per ovvi motivi non posso fare il nome dell'intermediario e del promotore, ma situazioni del genere andrebbero chiaramente denunciate. Bene, concludiamo il video con la nostra proposta di portafoglio. Francamente non ci vuole molto a fare meglio di così. La nostra proposta è ovviamente tutta in ETF, sia azionari che obbligazionari, oltre ad un ETC sull'oro e un ETF sul mercato monetario. Inoltre abbiamo mantenuto più o meno la stessa asset allocation del portafoglio originale, con un'allocazione sul mercato azionario poco superiore al 30% del capitale totale.
I costi correnti del portafoglio in totale sono pari allo 0,14% del controvalore investito, quindi pari a 560 euro, molto meno rispetto ai 9.000 euro pagati ogni anno per l'acquisto dei fondi attivi proposti dalla banca. I costi per l'acquisto degli strumenti finanziari sono quindi stati ridotti del 93%. Oltre a questo va chiaramente aggiunta la parcella che, come abbiamo detto all'inizio video, è tra lo 0,7 e lo 0,8% del capitale investito, quindi attorno ai 3.000 euro. In sostanza, mentre con la banca Marco doveva sostenere un costo complessivo di circa 14.000 euro ogni anno senza ottenere profitti, dopo essersi rivolto a noi ha ridotto il costo complessivo della consulenza e della gestione del portafoglio a circa 3.600 euro, risparmiando ogni anno oltre 10.000 euro. L'andamento della curva dei profitti del portafoglio che abbiamo proposto è quella che vedete in questo momento e purtroppo, essendo il portafoglio della banca costituito per quasi il 50% da gestioni patrimoniali, per le quali diventa complicato ricostruire lo storico, non possiamo fare un confronto diretto tra i due portafogli. Ad ogni modo, dalla sottoscrizione avvenuta nel 2018, il vecchio portafoglio di Marco ha generato un profitto netto dello 0,2%, per cui al di là del modo in cui è stato raggiunto questo profitto, il confronto è bene o male quello che vedete ora. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che l'abbiate trovato interessante e se siete rimasti sorpresi del portafoglio, letteralmente catastrofico, che l'intermediario ed il suo promotore hanno creato per Marco circa 6 anni fa, fatecelo sapere nei commenti. La cosa veramente assurda è che Marco non si è mai posto il dubbio che il consulente, a cui si è affidato per anni, avesse creato un portafoglio non per fare i suoi interessi, ma solo per fare gli interessi della banca. Purtroppo molti investitori si trovano nella stessa situazione senza saperlo. Se ritieni quindi che possa riguardare anche te, inviaci il tuo portafoglio per un'analisi approfondita. Si tratta di un servizio in promozione che stiamo svolgendo gratuitamente e quindi non hai nulla da perdere. Chiaramente se hai domande o desideri ulteriori informazioni, visita il mio sito o contattami direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato queste informazioni utili, lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!